Fare un tutorial non significa solo saper costruire qualcosa, ma significa saperlo raccontare mentre lo stiamo facendo. Per questo motivo oggi vi porto dentro il lab. Andiamo a smontare il mio tutorial, vediamo come l'ho filmato e l'esempio che prendo in causa è quello in cui ho realizzato questa zanzariera. Non sono qui per farvi una lezione tecnica, ma per mostrarvi cosa ho trovato utile nella realizzazione dei miei tutorial per rendere chiari i passaggi tecnici e nel frattempo non annoiare. Dietro le quinte è un posto dove si risolvono i problemi prima che lo spettatore li veda. È qui che un semplice progetto diventa un contenuto che funziona. Se volete migliorare i vostri tutorial partiamo da qui. Niente formule magiche, solo pratiche, quindi benvenuti in lab. Comincio a farvi vedere qualcosa proprio dentro il tutorial. Quello che sto facendo è di illuminare il mio banco da lavoro con questa lampada sopra tutto quello che utilizzerò durante il mio lavoro. Poi un semplicissimo treppiedi regolabile, alla quale poi ho aggiunto uno snodo che mi permette di poter regolare in maniera facile e tempestiva l'angolazione del mio telefono. In alternativa, quello classico mi avrebbe costretto a intervenire su tutte le leve del mio treppiedi. Sì, sicuramente un'operazione che si poteva fare, ma per 10 euro di supporto ho preferito essere più rapido e anche perché ho delle regolazioni molto più precise. A questo ho poi unito questa lampada LED ricaricabile che posso andare a calibrare per temperatura e per intensità di luce, che va a pescare proprio i dettagli di ciò che sto parlando, così da focalizzare l'attenzione proprio sul pezzo che sto descrivendo in quel momento. E poi, per andare un po' più nei dettagli, per avvicinarmi un po' più alle lavorazioni del banco, ho questo braccio flessibile pinzato sul banco che a sua volta ha un'altra pinza che va a bloccare lo smartphone. Questa è praticamente tutta la mia attrezzatura. A questo poi dobbiamo aggiungere il microfono. Vi faccio sentire la differenza anche di quando non lo sto utilizzando. Ecco, infatti è lì sul banco e credo che la differenza di quando parlo e porto vicino il microfono alla bocca, la differenza si nota tantissimo. E il peso dell'audio in un tutorial è veramente molto ma molto importante, infatti ne ho parlato anche in un video precedente, vi lascio il link in descrizione. Il video è questo con questa miniatura, così da poterlo ricercare in questo canale. Piccola parentesi per quanto riguarda lo scenario che vedete qui attorno a me. La parola lab in questo canale non intende laboratorio fotografico o cinematografico, sicuramente non ci entrerà completamente nulla, ma questo canale nasce di riflesso al mio primo canale in cui faccio del fai da te, e questo è il mio laboratorio in cui mi diletto a creare qualche cosa. Anzi, se vi va di andare a dare un'occhiata vi lascio anche in questo caso il link in descrizione, quindi tutto quello che vedete deriva da un laboratorio di fai da te, e infatti la cosa che regna sovrana è la polvere. Prima di cominciare le vostre riprese con lo smartphone, una cosa molto importante, per quanto banale possa sembrare, la cosa che dovete fare prima di cominciare qualsiasi attività, anche quando spostate il telefono, è quella di andare a pulire la lente. Semplicemente, anche in questo caso io con la maglietta, perché magari andiamo a far registrare tutto il nostro contenuto, poi poco prima abbiamo preso il telefono dalla tasca, tenendolo in questa posizione, quindi andando a toccare con le dita la lente del telefono, e di conseguenza poi le nostre immagini verranno sfocate. La posizione che assumo durante le riprese, in questo caso in cui devo lavorare praticamente con le mani sul banco, è praticamente questa qui. Mi metto dietro il treppiedi, lasciando la luce che proietta direttamente in maniera pulita, quindi senza ombre sul piano, quantomeno le ombre ci sono, ma sono allargate rispetto al punto principale. In questo modo chi guarda il tutorial avrà la percezione di fare il lavoro in prima persona, perché l'inquadratura è focalizzata sul banco e sulle mie mani. Non si vedrà altro soggetto, così da rendere la scena quanto più veritiera possibile. Ecco, praticamente chi guarderà il tutorial avrà questa visione, quindi andrà a vedere soltanto le mie mani lavorare sul banco, e questa è una cosa che sembra molto gradita perché dà, appunto, come vi dicevo, la percezione di fare il lavoro in prima persona. Di solito come organizzo i miei tutorial? Parto sempre con una descrizione breve di quello che serve per realizzare il lavoro. In questo caso riesco a dare anche delle alternative per quanto riguarda gli strumenti da utilizzare, dato che non tutti hanno attrezzi professionali nei propri laboratori o nei propri camerini di casa. Di conseguenza, in questo modo, dando diverse soluzioni, diverse alternative per arrivare al lavoro finito, riesco a coinvolgere più persone. Uno strumento che probabilmente potrebbe esserci utile è questo morsetto angolare. Per quanto riguarda le dime per i tagli angolari abbiamo diverse opzioni. La prima, la più semplice, la più classica, è una dima per tagli angolari regolabile. Questa lavora su un'angolazione
Completata la fase di spiegazione di ciò che serve per realizzare quello che stiamo proponendo nel nostro tutorial, passiamo ora alle prime fasi della lavorazione. Qui bisogna essere molto chiari e molto dettagliati, perché far capire passaggio per passaggio come si arriva all'obiettivo finale sicuramente fa tutta la differenza del mondo, soprattutto nel caso in cui ci approcciamo a spiegarlo a persone che di questo campo magari non sono del tutto esperti. Una cosa a cui tengo particolarmente quando realizzo un tutorial, e vi consiglio di fare anche voi, è di realizzare realmente ciò che proponete durante la registrazione del video. Questo vi permetterà di essere molto più autentici e di far vedere anche le parti in cui commettete l'errore. Quello vi rende più umani, meno professori, ed è una cosa che ho notato che è molto gradita fra i miei follower. Il secondo metodo che andiamo ad utilizzare per avere una giunzione fra i due listelli molto più forte rispetto a quello visto in precedenza viene fatta con una tecnica chiamata foro e preforo, che tramite una vite ci permetterà di come avete visto, nel momento in cui devo spiegare un passaggio tecnico, qualcosa che magari è una lavorazione un po' più particolare, la cosa che ho fatto è stata di avvicinare il telefono. Questo mi permette, anzi permette a chi guarda il tutorial, una visione più chiara, più nitida e sicuramente più facile da capire durante la lavorazione. Un altro consiglio che voglio darvi, che mi è venuto in mente proprio mentre stavo lavorando. In questa fase in cui dovrò ripetere la stessa lavorazione, una lavorazione molto simile che ho fatto in precedenza, ho due opzioni per non cadere in una fase di noia da parte di chi ci guarda. Dovrò rincollare il listello come fatto in precedenza, quindi siccome è un'operazione che ho già mostrato, posso farla vedere velocizzata, o in alternativa far vedere il pezzo già incollato, quindi l'operazione già fatta, descrivendo che questa operazione è stata fatta nella stessa identica maniera vista in precedenza. Questa è una cosa che ci snellisce tanto nella fase di montaggio, perché ci velocizza il lavoro, e soprattutto per chi guarda non vede le fasi ripetute che portano alla noia, e come già detto, chi si annoia abbandona il video in pochi minuti dicendo all'algoritmo che quel video che sta guardando non è interessante. Di conseguenza il nostro tutorial verrà proposto raramente. Quello che ho fatto sembra scontato, di sistemare il banco, che ovviamente dà un impatto visivo migliore, ma che realmente ha due funzioni. La prima è ovviamente quello che già ho spiegato, quindi rendere tutto un po' più sistemato, e l'altra ancora molto più importante è quello di non far disperdere l'occhio di chi sta guardando questo tutorial su quell'altro che non serve rispetto all'immagine principale. Quindi l'aver tolto tutti i miei utensili mi permetterà di portare la sua attenzione proprio su questo punto. In questo tutorial in cui realizzo questa zanzariera mi sto conservando una chicca che probabilmente mi aiuterà ad avere nuovi iscritti. Questo foro, che serve per giuntare il telaio della zanzariera, esteticamente non è dei migliori, ma con una tecnica che spiegherò a fine video la andrò ad occultare aumentando il valore estetico della zanzariera. Questo piccolo trucco ha due funzioni. La prima funzione è quella di portare lo spettatore fino alla fine del video, perché magari è interessato a vedere come poter migliorare i propri lavori. È una cosa che in tanti vogliono fare e quindi magari riesco a tenerli incollati fino alla fine. L'altra funzione è quella di trasmettere un trucco, un passaggio che non è noto a tutti ma che può risolvere tanti problemi. E questa cosa poi, chiedendo l'iscrizione, magari viene ricambiata e quindi il mio canale così potrà crescere dal punto di vista degli iscritti. Questa è una cosa che sto utilizzando da poco, ma sto vedendo che ha dei buoni benefici. E questo è il risultato finale di come siamo riusciti a ottenere la nostra zanzariera in maniera semplice e soprattutto molto economica. Quello che sto facendo è far vedere il prodotto finito e i suoi dettagli. Questo perché tramite i commenti possiamo andare a chiedere cosa avrebbero potuto fare per renderlo migliore o che alternative per arrivare allo stesso prodotto finito avrebbero potuto avere i nostri follower. E questo, oltre a creare interazione, è una cosa molto utile, perché magari impariamo qualche cosa che spesso diamo anche per scontato, che ci può essere utile anche nella vita quotidiana. Detto questo, siamo arrivati alla fine. Vi lascio comunque il link in descrizione del canale del Fai da Te su come si realizza questa zanzariera. Magari chi guarda questo tutorial può essere interessato anche a vedere il tutorial di come si realizza questa zanzariera. E per quanto riguarda invece questo tutorial, quindi su come fare un tutorial, quindi praticamente un tutorial su un tutorial, sembra un po' strano ma alla fine è così. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo format. Ho già in mente di fare un video, un tutorial su come fare delle recensioni. Quella è una cosa molto utile per chi vuole collaborare con le aziende. E comunque faccio una piccola parentesi: ricordatevi che per chi decide di fare le recensioni, di farle in maniera onesta e sincera. È una cosa che ormai viene capita e soprattutto molto apprezzata. Detto questo, chiudo la parentesi. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche tramite la campanella per chi non l'ha ancora fatto, così da non perdervi i prossimi contenuti. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video.